Ciao a tutti, eccoci tornati per recensire in modo completo il nostro Meat Cloth X Virgo no Shaka Original Color Edition. Sigla che fa riferimento alla differente colorazione di questo Meat Cloth X, ispirata alla versione manga. Un precedente si è avuto con il Cavaliere del Leone, Aiolia, che è stato uno dei premi del Tamashii Nation 2013. Virgo no Shaka Original Color Edition Meat Cloth X è stato invece il premio dell'evento del Tamashii Nation 2014 che si è tenuto alla Akihabara UDX a Tokyo dal 31 ottobre al 2 novembre 2014. Passiamo alla descrizione del brown box. Possiamo vedere il numero 3 che identifica la numerazione del premio, la sigla Meat Cloth X in giapponese e Original Color Edition, poi il codice a barre, la sigla, insomma il bollino del Tamashii Nations e altre varie scritte in giapponese. Ecco qui la scatola del nostro Meat Cloth X Virgo no Shaka Original Color Edition. Andiamo a descrivere la facciata principale. Qui abbiamo il bollino Toei, la figura di Virgo e su uno sfondo che rappresenta una città al tramonto, presumibilmente Tokyo. Alcune scritte che poi andremo a vedere nel particolare. Scritte giapponesi, Original Color Edition, Tamashii Nation 2014, ulteriori scritte in giapponese, bollino che celebra il 40° anniversario della carriera di Kurumada, bollino Tamashii Nations, bollino Bandai. Ecco tradotto quello che è scritto in inglese sulla facciata principale della scatola. Saint Cloth Meat X. Saint Cloth Meat X è la serie di cloth che segna un enorme salto nell'evoluzione delle figure della serie Saint Cloth Meat. Una rinnovazione totale della figure che si distingue per un'articolabilità superiore con parti della cloth armatura attaccate. Altezza 18 cm circa, Cavaliere d'oro vergine. Ritengo volessero scrivere Virgo, mentre invece qui è scritto Vargo. Armatura d'oro, nuova colorazione tipo Original Color Edition, che abbiamo già detto è la sigla che contraddistingue la colorazione ispirata alla versione manga. Parti in metallo zincate presso fuse sono usate per le componenti principali dell'armatura d'oro. L'armatura può essere ricostruita in versione totem e include volti opzionali. Sul primo lato possiamo vedere la scritta Virgo Shaka Original Color Edition, Tamashii Nation 2014 e la sagoma del Cavaliere d'oro, appunto, della Vergine. Stesse cose anche sull'altro lato. Virgo Shaka Original Color Edition, sagoma di Virgo, Tamashii Nation 2014. Sul retro possiamo vedere nuovamente un'ulteriore sagoma di Virgo, Tamashii Nation 2014 ed il simbolo appunto del Tamashii Nation. Sulla base ritroviamo le solite avvertenze in giapponese e il codice a barre, nulla di speciale. Sull'apertura superiore il simbolo della serie Meat Cloth X.
ciò che troveremo all'interno della scatola. Ecco la facciata principale del libretto delle istruzioni. Come possiamo vedere, troviamo il simbolo della serie animata Saint Seiya, quello della serie delle action figure Mythcloth e quello che troviamo sul gold box dell'armatura della Vergine. Inoltre scritte in giapponese, poi Original Color Edition, simbolo del bollino Tamashii Nations e bollino Bandai. Una volta aperto, il libretto di istruzioni si presenterà diviso in 3 sezioni. Nella prima ci presenta il contenuto dei singoli blister, nella seconda presenta le fasi di montaggio dell'armatura sul personaggio, nella terza il montaggio degli accessori e del fiore di loto. La quarta sezione del libretto delle istruzioni ci spiega le fasi del montaggio dell'armatura sul totem. Sul retro del libretto delle istruzioni troviamo varie scritte in giapponese, presumibilmente avvertenze, e il rimando al sito della Tamashii. Il primo blister contiene il corpo principale del personaggio, spallina, spallaccio, copertura per il bicipite, copertura per l'avambraccio, cosciale, ginocchiera, schiniero e coperture per le mani. Nel secondo blister troveremo l'elmo, la pettorina, la copertura per l'addome, il gonnellino, accessori che vanno lateralmente all'elmo in configurazione totem, ali sempre per il totem, secondo tipo di spallacci, questa volta mobili, accessorio che copre il buco sulla schiena per quando non è indosso il mantello, accessorio per gli spallacci e scheletro del totem. Nel terzo blister troveremo la base del fiore di loto e i rosari. Sulla facciata frontale del quarto blister troveremo le opzioni per il volto, le opzioni per le mani, il mantello e le opzioni per i capelli quando indosso l'elmo. Sul retro del quarto blister troveremo la parte superiore del fiore di loto. Ecco l'armatura della Vergine montata in versione totem. Per quanto riguarda la sua composizione troviamo l'elmo, lateralmente ad esso gli accessori che abbiamo visto nel secondo blister, spalline, copri bicipite, copri avambraccio, copertura per l'addome, pettorina, gonnellino, cosciali, ginocchiere e schinieri. Qui abbiamo le ali, accessorio del totem. Il montaggio non è stato difficile, a parte per le spalline. Io ho trovato difficoltà, ma la mia forza è un po' limitata, diciamo che bisogna premere un po' più del solito. E il secondo punto su cui ho trovato difficoltà è stato l'aggancio del gonnellino.
almeno per quanto riguarda questa copia è un po' lento. Ecco il nostro Virgo Oce nella prima posa. Come possiamo vedere, nella mano sinistra tiene il rosario, uno dei due che troviamo nel terzo blister, nell'altra invece ha una mano ad artiglio quasi. La prima cosa che risalta è il colore ambrato dell'armatura e uno dei particolari che sicuramente notiamo prima di tutti è il fatto che la pietra sulla cintura del gonnellino si uniforma a tutta l'armatura, mentre invece nella versione Anime Color era di un bel colore rosso. Ovviamente le differenze principali tra la versione Anime Color e quella Original Color Edition, cioè ispirata alla colorazione manga, sono i volti, che in questo caso sono più stile manga, e ovviamente la colorazione, in questo caso più ambrata, dell'armatura.
Questa è la basetta espositiva che troviamo divisa in due pezzi, nel terzo e nel quarto blister. Ecco il nostro Midcloth X Virgon Oshaka Original Color Edition nella seconda posa, in cui indossa l'elmo e il mantello. Inoltre, per far sì che potessimo applicare il mantello su di esso, abbiamo dovuto utilizzare il secondo tipo di spallacci, cioè quelli mobili, che sono i soli che permettono l'applicazione del mantello. Questa Original Color Edition è stata venduta al prezzo di 7.500 yen durante l'evento del Tamashii Nation 2014 che si è tenuto dal 31 ottobre al 2 novembre a Tokyo. Per quanto riguarda questa armatura, i pezzi in plastica sono l'elmo, la copertura per l'addome e le coperture per le mani. Tutto il resto è in metallo. Le differenze appunto con la colorazione anime sono gli occhi in versione manga e la colorazione dell'armatura molto più ambrata, oltre al fatto che il mantello presenta delle venature gialle invece delle solite blu. Per il resto il contenuto dei blister è assolutamente identico. Per quanto riguarda questa versione, inoltre è stato cambiato l'aggancio del gonnellino, che risulta più grande, un po' più spesso, presumibilmente per aumentarne la stabilità, insomma. Il problema è che per quanto riguarda questa copia l'aggancio del gonnellino risulta un po' lento. Parlando dei contro di questo prodotto, appunto il gancio del gonnellino che è lento, a volte salta, anche se salta molto di più sul totem che sul cavaliere. Inoltre è difficile infilare il mantello, sempre per quanto riguarda appunto l'applicazione con gli spallacci mobili. Inoltre presenta due volti pressoché uguali. Il volto iniziale statico occhi chiusi è quasi identico al volto opzionale che troviamo nel quarto blister, che appunto è nello stesso modo statico con gli occhi chiusi, ma presenta una leggera differenza per quanto riguarda le labbra. Uno ha un leggero sorriso. Tra i pro abbiamo sicuramente il fatto che quello della Vergine è un cavaliere tra i più amati e qui viene riproposto in una colorazione molto affascinante. In conclusione possiamo dire che questa è l'ennesima tentazione della Bandai che ripropone un altro dei Cavalieri d'Oro in una colorazione diversa. La prima volta risale al Tamashii 2013 con il Cavaliere del Leone. Di certo chi ama questa serie non riuscirà a resistere neanche questa volta.
Grazie ancora per averci seguito. Ci vediamo nella prossima recensione.